Hello there! In una galassia vasta come quella lontana lontana, i pianeti potrebbero apparire come puntini indistinguibili esaminando una mappa o osservando il cielo. Eppure senza la varietà di ecosistemi e culture che li distingue, verrebbe a mancare l'eterogeneità che rende questo universo tanto speciale. E proprio con l'intento di narrarvi tutto ciò che ha da offrire, in questa serie esplorerò per voi la lore e la storia completa sia dei vari corpi celesti presenti nella galassia che, contestualmente, dei popoli che li abitano. In questo episodio è mia intenzione diradare per voi le arcane nebbie scarlatte che celano i segreti di Dathomir, un mondo dominato e abitato quasi interamente da donne, i cui uomini servono come compagni e guerrieri, popolo sempre distinto dai tatuaggi tradizionali di ogni suo membro, e patria di individui leggendari come Darth Maul, Asajj Ventress e l'intero clan delle Sorelle della Notte. Il gruppo dominante su cui mi soffermerò maggiormente, raccontandovi le tradizioni e l'evoluzione della loro civiltà. Dathomir, un globo che si svegliava ogni giorno illuminato dall'alba cremisi del proprio sole rosso e attorniato dalle sue due lune, era situato nell'orlo esterno, nel settore di Queli, dove manteneva la propria posizione neutrale nella politica galattica, anche considerando la limitata popolazione della sua civiltà, che abbracciava una cultura tribale fortemente autonoma e viveva giovando delle molteplici risorse naturali offerte dal pianeta. Nonostante il suo iconico colore, infatti, Dathomir è a tutti gli effetti quello che possiamo definire un luogo verdeggiante, ricco di vegetazione, di vita naturale di ogni genere e ricoperto quasi completamente da paludi e foreste. Tra la flora più comune contava numerosi esemplari la cui crescita era favorita dal clima, tra cui gli Hydratis, in grado di filtrare l'aria del luogo, compito che condivideva con i pirolicheni, ma anche diverse specie funginee come le frattaglie scarlatte o i fungoli, utilizzati dai locali come basi per gli inchiostri necessari ai loro tatuaggi. La pianta forse più importante di tutte per il popolo era nota come spina sepolcrale e oltre ad essere piuttosto dominante nel panorama, aveva un ruolo fondamentale nella cultura, ruolo che esploreremo più tardi nel discutere le usanze delle Sorelle della Notte. Passando ora alla fauna, invece, non si può dire che fosse da meno rispetto al mondo vegetale, anzi, chi viveva o viaggiava sul pianeta sapeva bene di dover condividere il proprio cammino con innumerevoli creature, spesso letali, ma sempre potenzialmente pericolose. Dathomir era la casa dei pesci burra, dei ragni dal torso velenoso, dei feroci Sprantal e dei non meno aggressivi Naidak, dei pericolosi Wursong e dei maestosi e possenti Chirodattili. Tra tutte le creature presenti nella biosfera dathomiriana, però, la più leggendaria è senza dubbio il Rancor. Questi enormi rettili, noti come bestie feroci, erano in realtà di indole pacifica, in parte senzienti, e venivano addomesticati da alcuni gruppi del luogo, i cui membri li cavalcavano e li tenevano vicini per protezione. Ma purtroppo il resto della galassia, catturando esemplari spesso per intrattenimento e ostentazione, ne ha fuorviato l'immagine, facendoli apparire come mostri aggressivi. Queste solo alcune tra le specie presenti sul pianeta, tutti animali che, anche quando resi aggressivi solo dalle circostanze, rendono chiaro quanto questo luogo fosse difficile da domare e perché la civiltà non fosse particolarmente corposa. Ad accompagnare ciò che era facile da osservare, tangibile e immediato per tutti, c'erano numerosi aspetti occulti di Dathomir in grado di scoraggiare anche i viaggiatori maggiormente coraggiosi e rendere tale mondo un posto tanto speciale quanto inospitale per i più. Dathomir, infatti, aveva un insolito, distinguibile e potente legame con la forza, in particolar modo con il Bogan, noto come il lato oscuro. Un legame tanto forte da dare vita a una sorta di core unico del pianeta. Come ho esposto nel video dedicato alla lore e alla storia completa della forza, ritengo che la natura, così come tutto ciò che la compone e che può essere definito vita, siano la più pura rappresentazione della forza, ed è dunque normale che un luogo rigoglioso come Dathomir abbia un forte legame con essa e ne sia immerso, indipendentemente dalla dominanza del Bogan. Crescendo in quest'habitat, i dathomiriani sarebbero potuti affogare nel Bogan, come i Sith, che nel tempo si sarebbero distrutti da soli. Ma, a differenza di questi ultimi, clan come quello delle Sorelle della Notte, che traevano potere dal pianeta e dalla sua oscura energia, vivevano il loro rapporto con questa padronanza sulla forza in modo armonioso. Sapevano immergersi anche a fondo nel lato oscuro, ma sempre puntando a riaffiorare libere e usandolo come ciò che era. Al pari del lato chiaro, una semplice via naturale per raggiungere obiettivi e ottenere capacità, la via offerta da Dathomir.
Non era insomma un aspetto da schiacciare o da cui essere schiacciati, solo uno dei doni offerti dalla natura che componeva la loro casa e fruibile da chi era prudente e capace, come un dolce frutto il cui eccessivo consumo si rivelerebbe fatale, o una possente e rapida cavalcatura che senza vedersi concedere del riposo finirebbe per rivoltarsi contro il proprio ammaestratore. Tale coscienza, tale comprensione dell'importanza dell'equilibrio era preziosa e non era assolutamente scontata nei fruitori della forza, che fossero essi coscienti o meno di ciò che gli offriva la possibilità di affinare simili arti, che fossero esse concesse attraverso l'Ashla o attraverso il Bogan. E anche Datomir fu testimone della distruzione causata da chi trascurava e sottovalutava questo aspetto, quando uno straniero, uno zeffo di nome Kujet, si stabilì sul pianeta facendovi costruire la propria fortezza in un passato distante. Tiranno a capo del proprio popolo, Kujet era il leader di una cultura che conosceva la forza come il vento della vita, gli Zeffo, che ne avevano studiato le correnti per lunghissimo tempo, trovando però in questo despota una delle loro ultime guide, nel suo caso una guida per l'oblio. In quanto fruitore del lato oscuro, certamente vide del potenziale da sfruttare nel licore datomiriano e usò i suoi poteri per tentare e soggiogare i suoi sudditi, portando con il suo crudele regno nient'altro che morte. Nel suo palazzo uccise e sacrificò tutti coloro che si opponevano a lui, ma quanto più stringeva la presa, tanti più seguaci gli sgusciavano via tra le dita, e finì per massacrare gran parte degli Zeffo allo scopo di fermare la resistenza, portando così la sua civiltà al crollo e la sua specie all'estinzione quasi totale, fino a trasformare infine il forte che volle eretto in nome della sofferenza e del dolore nella sua stessa tomba. Soffocato dal Bogan, Kujet, la sua storia e le pareti del suo luogo di sepoltura rimasero a torreggiare sul pianeta come un monito per i datomiriani, e persino le potenti sorelle della notte avrebbero continuato a percepire la soffocante corruzione del luogo, al punto da evitare le infestate rovine per timore della loro oscurità. Nuovamente, quindi, esposta alla tetraura imperscrutabile del pianeta rosso, ci è sempre più chiaro perché i cittadini galattici non facessero la fila per visitare questo luogo, utilizzato anzi in tempi remoti proprio come luogo d'esilio e dunque punizione. Qui senza dubbio gli stranieri non sarebbero stati accolti a braccia aperte dagli sfinge autoctoni che anzi potevano trasformarsi in un pericolo aggiuntivo per loro, considerando che custodivano segreti oscuri, conoscenze occulte che tenevano strette a sé e che pur facendo parte di loro da sempre, secondo alcuni avevano avuto un punto di svolta. Ci sono infatti diverse storie sull'origine delle più potenti arti magiche datomiriane, ma in una di queste, secondo un'antica leggenda, tra gli esuli che la galassia aveva abbandonato su Datomir, vi era stata una Jedi, di nome Alia, che dopo essere stata esiliata dal proprio ordine, scelse di tramandare le sue conoscenze sulla forza alle donne del luogo, permettendogli così di fonderle con le proprie e dare vita a qualcosa di nuovo. Con un maggiore controllo sulla propria magia e sul potere conferito dal licore datomiriano, le più dotate del gruppo acquistarono molte capacità da alcuni ritenute non naturali, da alcuni ma non da loro, che vivendo a proprio agio con il loro mondo e i propri rituali, anche per questa ragione non si aprivano a chi non ne comprendeva gli usi e le donne, così come gli uomini, non erano interessati a esporli e farli comprendere a una galassia che riferendosi a loro parlava con sprezzo e paura di un popolo di streghe. Gli estranei però ignoravano spesso che nella stessa civiltà erano presenti diversi clan dediti a diversi usi e vie per maneggiare i poteri da loro padroneggiati, alcuni più benevoli di altri. Gestiti da una struttura matriarcale, i clan del Piccolo Ulante e delle Montagne Cantanti, così come le nuotatrici del Corallo Blu e le Sorelle della Notte, governavano ognuno sulla propria zona, comunicando e scambiando fra loro ciò di cui avevano bisogno, ma concentrandosi sulla propria gente e su diversi aspetti della vita sul pianeta, su diversi approcci alla magia. Fra i vari clan, le Sorelle della Notte erano le donne più combattive e potenti, nonché le più note ed esplorate e senza dubbio quelle che più rappresentano questa cultura e la sua storia, scandita soprattutto dagli eventi che le vedono protagoniste. Come ogni altro clan, erano distinte dai tatuaggi che ne decoravano i corpi e guidate dalla Madre, nome con cui ci si riferiva alla leader. Erano visceralmente legate a Datomir e al suo mondo naturale, fonti della loro magia, una magia che al pari di quella controllata dagli altri gruppi attingeva al licore dello stesso pianeta, ma si era evoluta accostandosi a segreti sulla forza e sulle sue correnti, nozioni accumulate e tramandate nel tempo.
Le sorelle vivevano distanti dai propri uomini, gli Zabrak noti come fratelli della notte, individui addestrati come guerrieri in continuo conflitto per dimostrare la propria supremazia e superiorità l'uno sull'altro, e convocati dalle donne solo per servire le loro esigenze, sfruttati come servi e utili a generare prole. Focalizzate sulla loro via, le datomiriane di questo clan passavano la propria vita nel villaggio scavato nella base di una montagna e nelle aree circostanti. Dedite alle proprie arti sempre in crescita, si concentravano sui propri riti, in grado persino di creare o alterare oggetti, sulle tecniche di combattimento, che permettevano loro non solo di maneggiare armi con abilità, ma anche di celarsi nell'ombra, e sulla distillazione della preziosa acqua della vita, un liquido che tra le innumerevoli proprietà poteva curare, rinforzare, danneggiare e venire utilizzato come tramite per attingere ai poteri offerti loro dal pianeta. Queste donne, assieme alle nuove nate, accoglievano anche coloro che, discendendo da diverse origini, sceglievano di unirsi al loro clan, a patto di riuscire a superare le prove cui venivano sottoposte, fra tutte la sottomissione del Dormiente, un'enorme creatura che abitava le profondità datomiriane. Tra coloro che appartenevano a questo gruppo, poi, alcune concedevano devozione anche al di fuori del clan, e quando lo facevano era verso la dea della fertilità e della vita e verso il dio della caccia e della morte. Quest'ultimo un aspetto che aveva grande rilevanza nella loro cultura. Con grande rispetto per le proprie sorelle perdute, nei loro rituali funerari ne mummificavano i corpi secondo passaggi complessi, lunghi ed esigenti, che li vedevano purificati con oli profumati e infine avvolti in grandi sacche in pelle di rancor, appese poi sulle spine sepolcrali che popolavano il pianeta, emulando così l'aspetto di enormi frutti e restando dunque in armonia con l'ambiente naturale circostante. Anche se questo rito concedeva alle sorelle perdute il loro riposo, i legami con il mondo terreno non venivano tagliati per sempre. Con un potente incantesimo noto come canto della resurrezione, un talismano a fare da tramite, infatti, i corpi delle sorelle della notte che giacevano in quelli che possiamo definire bozzoli funebri venivano risvegliati nel caso in cui il clan avesse avuto bisogno di aiuto, e avrebbero combattuto per loro, a meno che colei che aveva lanciato l'incantesimo non fosse morta, lasciandolo dissolvere. Tra i poteri legati alla morte e ai suoi segreti, le più potenti sorelle della notte, grazie al liquore datomiriano e attraverso il mondo degli spiriti, potevano persino sopravvivere in una forma eterea in attesa di riuscire a ristabilire la propria fisicità. Nonostante lo sviluppo di queste tecniche magiche atte a proteggere il clan e preservare i propri membri, coerentemente alla loro visione della natura, in circostanze ordinarie accoglievano la morte come parte del ciclo necessario all'equilibrio, passaggio della vita che secondo le tradizioni implicava il viaggio verso l'aldilà e la riunione con le altre sorelle. Chiaramente tutto ciò che ho esposto per loro nel tempo era diventato la norma, ma la galassia non la pensava allo stesso modo e viaggiando le voci attirarono sempre più attenzioni fino a raggiungere Jedi e Sith. I due ordini non comprendevano la natura della magia datomiriana, non erano in grado di interpretare o emulare questo modo unico di comunicare con la forza e attingere da essa. Ma se gli Jedi usualmente non erano particolarmente interessati alle sorelle della notte e non le vedevano come nemici nonostante la loro maestria sul Bogan, i Sith invece scorgevano in loro una risorsa preziosa ed erano interessati a strappare loro i segreti dei loro insoliti poteri. Per ciò che ci è dato sapere, nonostante i tentativi e i contatti, negli anni nessuno riuscì a replicare le loro arti senza la loro guida, e scambio o commerci con gli stranieri erano estremamente rari, limitati spesso a servizi mercenari o alla concessione di schiavi presi dal popolo, anche considerando che i poteri sembravano indebolirsi allontanandosi da casa. Per secoli la loro cultura continuò a vivere indisturbata grazie alla reputazione del pianeta e agli atteggiamenti isolazionisti degli abitanti, permettendo ulteriori evoluzioni dei loro poteri, come nel caso dell'artigiana Falta che riuscì ad apprendere magie più vicine all'Ashla e più costruttive. Ma con il tempo l'oscurità da cui le sorelle erano riuscite a riemergere salve sin dai tempi antichi sarebbe stata schiacciata da un potere distruttivo ancora più tetro che, indipendentemente dai loro sforzi, avrebbe finito per affogarle: la vendetta. Nonostante la neutralità di Datomir, infatti, durante le famigerate guerre dei cloni che videro la Repubblica Galattica in lotta contro la Confederazione dei Sistemi Indipendenti, la battaglia si avvicinò al pianeta rosso quando il Siddhartha Tyrannus, noto come Dooku e leader pubblico dei separatisti, tradì la sua apprendista Asajj Ventress, nata sorella della notte. Tornando abbattuta e senza forze al suo clan, venne accolta da colei che ne era alla guida in quel periodo storico, Talzin.
la madre del Sith noto come Darth Maul, strappatole via da Darth Sidious, un tempo suo alleato e probabilmente il primo e unico signore oscuro ad aver ottenuto moltissima preziosa conoscenza delle arti datomeriane per libera scelta di una sorella della notte, fuorviata dalle sue promesse di potere. Pur se per diverse ragioni erano entrambe guidate dal desiderio di vendetta contro i Sith, ma le loro azioni non portarono che dolore e distruzione. Fallendo nel tentato assassinio di Dooku, portarono la sua ira su Dathomir, dove schierando l'esercito separatista sotto la guida del generale Grievous, il Sith ordinò l'annientamento delle sorelle della notte. Le donne difesero la propria casa con tutte le forze e la più potente e anziana sorella evocò le cadute con il canto della resurrezione per fronteggiare il numero soverchiante di droidi da battaglia, ma purtroppo nulla di tutto questo bastò a resistere e il clan venne massacrato, portando questo popolo all'estinzione quasi totale. Tra le poche sopravvissute c'erano proprio Madre Talzin e Asajj Ventress, coloro che avevano attirato tanta furia sul pianeta. Talzin nel periodo successivo, con l'aiuto del figlio Savage Opress, ritrovò e risanò il rampollo, Maul, ormai da anni abbandonato da Sidious, e lo guidò perché portasse a termine i propri piani, mentre Asajj tentò nuovamente di compiere la sua vendetta contro il conte Dooku, alleandosi con lo Jedi Quinlan Vos, di cui si innamorò. Nessuna delle due però sarebbe sopravvissuta alla guerra in corso e avrebbero comunque perso la vita scontrandosi con coloro che avevano tentato di distruggere, sacrificandosi entrambe. La prima per il figlio ritrovato, nuovamente lasciato nell'oscurità. La seconda per l'uomo che amava, nel cui cuore riportò la luce. Voci della devastazione che si era abbattuta su Dathomir e soprattutto sulle sorelle della notte avevano raggiunto la galassia, ma con tutto ciò che stava accadendo, fecero presto a divenire vecchie notizie su un sinistro popolo di streghe. La guerra si concluse con la morte della Repubblica, che lasciò spazio al vittorioso impero galattico, e molti semplicemente non vedevano l'ora di lasciarsi tutti quegli eventi alle spalle fingendo non fossero mai accaduti. I luoghi che le donne avevano abitato un tempo divennero successivamente la solitaria e spettrale dimora di Maul, che eresse tra le pareti che avevano ospitato le sorelle un santuario al proprio passato, conservandovi persino la Darksaber, cimelio dei suoi trascorsi come leader di Mandalore. Maul lasciò il luogo dopo aver condotto un rituale per ottenere informazioni che bramava dallo Jedi Ezra Bridger e partì per il suo ultimo viaggio nell'implacabile ricerca della vendetta. Le sorelle che avevano ancora potere sul luogo erano apparentemente vincolate dall'antico altare tramite cui potevano manifestarsi, poiché si dileguarono quando Bridger lo distrusse per salvare Kanan Jarrus e Sabine Wren dalla magia datomiriana. La leggendaria Darksaber invece venne ritrovata dalla Mandaloriana del clan Wren, destinata a restituirla al suo popolo. Le mura del villaggio rimasero permeate dai poteri e dagli spiriti delle vittime passate, ma il luogo, vuoto e inabitato, non era ormai che un'esuvia della civiltà che ci aveva vissuto. Le poche sorelle della notte sopravvissute al massacro, salve per miracolo o perché distanti dal pianeta, intrapresero strade completamente diverse tra loro. Yenna, la sorella di cui sappiamo meno e l'unica tra le note mai raffigurata visivamente, durante l'invasione separatista fu addormentata con la magia e messa in salvo in un guscio di salvataggio diretto all'orlo intermedio, per ordine di Talzin. Questo perché la ragazza, figlia dell'artigiana Falta, era nata in circostanze straordinarie, creata dalla madre attraverso la magia e non concepita, motivo per cui Talzin la riteneva estremamente preziosa. Merrin, l'unica rimasta a lungo a preservare le vecchie tradizioni, restando su Dathomir aveva preso il controllo dei Fratelli della Notte e inoltrandosi nei pressi della temuta tomba di Kujet, aveva continuato a vivere bramando vendetta verso coloro che le avevano portato via la sua famiglia, fino al suo incontro con lo Jedi Cal Kestis. Sopravvissuto come lei alla guerra pur se combattendo una diversa battaglia, dopo gli attriti iniziali riuscì ad avvicinarla e a diventare un suo alleato, tanto da portarla a scegliere di lasciarsi dietro il peso del suo passato per seguirlo nell'ampia galassia che l'attendeva oltre l'atmosfera di Dathomir.
Jar Serra, un tempo membro delle Sorelle della Notte Narditi, una setta interna al clan, come testimone del genocidio delle sue alleate sprofondò nell'oscurità e divenne l'apprendista segreta di un'inquisitrice giunta su Datomir in cerca di potere, fino a quando sfruttò le sue abilità per ucciderla con la sua stessa spada laser, che fece poi sua per usarla in battaglia come mercenaria. Shelish, infine, era sopravvissuta grazie a scelte antecedenti rispetto al terribile conflitto, poiché aveva lasciato il pianeta molti anni prima e vivendo in esilio pur senza rinnegare il clan, si stabilì sulla luna Jaskrill e diede vita a una figlia, conosciuta nella galassia come Deathstick. L'anziana sorella della notte è l'unica di cui abbiamo informazioni addirittura successive all'era dell'impero, poiché sappiamo per certo che viveva ancora sulla stessa luna insieme allo Wookiee Owachi dopo la fatidica battaglia di Endor, e dunque a oggi, per ciò che sappiamo, è la più longeva donna del clan sopravvissuta fino all'era della Nuova Repubblica. Queste erano le 4 sorelle della notte superstiti conosciute, divise purtroppo da spazio, ideali e approccio alla vita e dunque impossibilitate a ridare vita al proprio popolo, ma indissolubilmente legate alla cultura datomiriana, di cui avrebbero sempre portato con sé diversi aspetti. Datomir, il suo mondo naturale e la sua cultura non si dissolsero anche grazie alla sopravvivenza dei clan minori, ma il grande clan delle Sorelle della Notte divenne per molti un distante ricordo di cui in ogni caso anche solo attraverso le leggende persino la galassia non si sarebbe mai dimenticata, riconoscendole come il più importante simbolo del pianeta rosso e della sua storia. Questa era la storia completa di Datomir e delle Sorelle della Notte, un mondo e un popolo degni di ergersi tra i più importanti della galassia lontana lontana. Apprezzandone la lore, i tragici personaggi e l'intenso passato, sono felice di poter sperare che un giorno rivedremo alcune delle superstiti e scopriremo nuove nozioni sulle sorelle, riponendo le mie speranze soprattutto nella ricerca di Falta per sua figlia Yenna e nel viaggio di Merrin al fianco di Cal. Fino ad allora sono ovviamente felice di avervi raccontato ciò che sappiamo a oggi e mi auguro di aver tenuto fede al mio intento e di essere davvero riuscito a diradare per voi le arcane nebbie scarlatte che celavano i segreti di Datomir, aiutandovi ad approfondire il più possibile questo pianeta e il suo popolo. Spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a discutere con me tutto ciò che vi incuriosisce tra gli argomenti trattati, ponendomi eventualmente domande sui vostri dubbi irrisolti se ne avete. Attendendo i vostri commenti e le vostre proposte per i prossimi video dedicati ai pianeti e alle culture della galassia lontana lontana, vi do appuntamento al prossimo video e come sempre, che la forza sia con voi.